Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile. Abbiamo la carta della luna. Amici della bilancia, potrebbe essere un periodo dedito ai sogni, quindi l'attività onirica potrebbe essere ben forte in questo periodo. E quando c'è la luna si parla sempre di qualche tipo di emozione che potrebbe ritornare a galla dal passato. Normalmente sono emozioni, diciamo, un po' cupe, di nostalgia, di tristezza, di malinconia, però è anche una carta che, diciamo, mette in risalto il fatto che non si abbia una visione completa di un certo tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche altri link che potrebbero interessarvi come le previsioni per il 2024 e i corsi gratuiti che ci sono già online. Queste letture, ragazzi, sono sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dirò l'andamento energetico più importante e andrò via via facendo degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico le letture delle coppie e dei single saranno pubbliche la prossima settimana e anche lì ci saranno i segni zodiacali e potete integrare queste letture con questa. Allora ragazzi, partiamo con un asso di spade, un 7 di pentacoli, l'imperatrice, un 3 di denari, la torre, un 6 di denari, vediamo che altra carta, e una sacerdotessa. Ragazzi, allora partiamo con questo asso di spade e qui potrebbe essere una nuova idea piuttosto che una notizia, una verità che viene a galla, una presa di consapevolezza, qualche tipo di ordine mentale che arriva, diciamo, all'inizio di aprile. Abbiamo anche questo 7 di pentacoli che mi dice che la prima settimana potrebbe avere un'energia un pochettino lenta, potrebbe essere necessario un po' di pazienza. È come se si dovesse attendere qualche tipo di questione o qualche tipo di movimento. E abbiamo poi qui anche questa imperatrice che mi dice che potrebbe fare riferimento alla vostra persona di interesse. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo asso di spade. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 10 di coppe. Allora, la notizia che andrete a ricevere o quello che diciamo di cui prenderete consapevolezza potrebbe essere proprio inerente questo cavaliere di bastoni, quindi la vostra persona di interesse, oppure potrebbe anche essere inerente una situazione familiare per qualcuno, ragazzi, con questo 10 di coppe. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, 8 di coppe, morte e 3 di coppe. Allora ragazzi, io qui ho la sensazione che qualcuno stia aspettando la fine di qualche ciclo, la fine di qualche situazione, per poter poi
festeggiare, per poter poi brindare. È interessante perché c'è anche un 8 di coppe, come l'idea che ci sia una sorta di ricerca interna su come trasformare questo periodo, su come rielaborare quello che sta succedendo con questo 8 di coppe o quello che siete venuti a sapere, considerato che qui abbiamo l'asso di spade. Andiamo a vedere l'imperatrice. Luna nuovamente e cavaliere di denari. Ragazzi, ho la sensazione che qualcuno di voi vorrebbe avere più in mano la situazione o diciamo la relazione, anche se, oppure il gruppo familiare potrebbe essere. Ho come l'idea che qui ci sia una necessità di occuparsi delle piccole cose, di andare avanti passo dopo passo, di... È come se ci fosse un momento di attesa un po' forzato che vi obbliga a fare un viaggio introspettivo, a guardare in faccia le vostre paure, mi verrebbe da dire, e vi invita anche un po' a trasformare queste paure, queste proiezioni, perché la luna parla anche di proiezioni, eh, al fine, mi viene da dire, di gestire meglio le cose pratiche, al fine di essere in grado di prendersi certe responsabilità. Andiamo avanti, vediamo il 3 di Pentacoli. È come se fosse arrivata una comunicazione da parte di qualcuno che vi ha messo in stand-by, che vi ha un attimino, cioè nella prima settimana di aprile vi fa, diciamo, fare qualche domanda in più su che cosa volete, su che cosa si può tagliare, su che cosa non vi piace di questa situazione o di questa relazione e appunto con, con l'imperatrice e la luna al contrario sento che qualcuno qui ha un po' bisogno di far leva sul suo lato femminile, uomo o donna che siate, non importa, però proprio è come se ci fosse da far leva sul, scusatemi, sul proprio lato materno, cioè sull'essere comprensivi, compassivi nei vostri confronti, nei confronti della situazione o nei confronti dell'altra persona. C'è una certa lentezza di movimento comunque nella prima parte di aprile. Allora, questo 3 di pentacoli è spiegato da un 5 di pentacoli, 3, 4 e 5 di pentacoli. Allora, devo dire che, come ho già accennato, qui il problema sono le responsabilità nel quotidiano o la progettualità, potrebbe anche essere per qualcuno, nel quotidiano. È come se ci fosse una sorta di attaccamento a certe regole, a certe dinamiche di comportamento, che qui con la luna al contrario vengono un po' capovolte. È come se vi invitassero a vedere le cose anche da un altro punto di vista. Ma infatti avete la morte. C'è da trasformare qualcosa in questo periodo, ragazzi. Secondo me è un vostro modo di o vivere la quotidianità, considerati tutti questi pentacoli, o di vivere la situazione. Andiamo a vedere questa torre. Quattro di bastoni e asso di coppe. Che interessante! Che interessante, ragazzi, con la torre vengono ridefinite certe stabilità, certe cose che ormai sono concrete, con la torre vengono messe in discussione.
viene messa in discussione la stabilità che avevate fino a prima e che qui con la carta della morte viene trasformata. E poi abbiamo anche questo bellissimo asso di coppe che devo dire che è come se ci fosse un crollo dell'ego con la torre, di conseguenza una sorta di apertura del cuore. Ragazzi, per qualcuno mi spiace dirvelo, però se avete una relazione clandestina o se avete una relazione che non è ancora ben definita, qui ci potrebbe essere una sorta di momento di stand-by dove rivedete un pochettino le cose, ehm, e dove prendete consapevolezza del fatto che effettivamente questa relazione non vi dà tutta la stabilità che voi vorreste o di cui voi avreste bisogno. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. 8 di pentacoli e asso di denari. Dunque ragazzi, qui si tratta, come vi suggeriva già il cavaliere di pentacoli, di fare un passo alla volta, di mettere le cose in equilibrio, di, come vi dico, lavorare giorno per giorno con costanza a questo cambio che si avvicina tra la morte e la torre. Guardate, io in realtà non lo sento un cambio negativo, anzi, abbiamo poi delle bellissime carte dopo. Quindi è come semplicemente se ci fosse una rottura di certe regole al fine di stare meglio, al fine di essere più in equilibrio. E vi dirò un'altra cosa. Potrebbe entrare, se so che questa è una lettura sugli affetti, ma ha a che vedere comunque con un certo tipo di quotidianità o di lavoro, considerato che abbiamo l'otto di pentacoli. E vi dico che ragazzi, verso la metà di aprile potrebbe arrivare un aiuto inaspettato, un dono, un qualche tipo di percorso nuovo da poter affrontare per portare in equilibrio questa situazione o questa relazione. Si tratta un po' di prendersi delle responsabilità, di non aspettare sempre che siano gli altri, ma è un po' come dire, prendete in mano le redini della situazione, diventate voi mamme o mammi di voi stessi, prendetevi cura di voi stessi, siate come una mamma in questo periodo per voi stessi. Guardate, e non vi fate spaventare dalle responsabilità che potrebbero piombare addosso, perché vi dico che avete tutte le caratteristiche, le doti, le conoscenze, le abilità, gli strumenti per affrontare al meglio queste responsabilità. E guardate, poi infatti alla fine arriviamo con un 6 di denari, che è una carta di pieno equilibrio, di bilanciamento, di cose eque. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Fante di coppe e re di coppe. Allora, quando c'è la sacerdotessa, in questo caso soprattutto mi sento di dirvi che è il caso di seguire un pochettino il vostro intuito. E vi dico che anche tutto questo movimento, questa trasformazione delle vostre responsabilità, della vostra attitudine, del vostro modo interno di pensare, di quello che è, diciamo, l'ego, piuttosto che le certezze che avete vissuto fino adesso in questa situazione, in questa relazione, vi daranno la possibilità di maturare molto a livello emotivo. Cioè è un passaggio quasi obbligato, mi viene da dire, perché riusciate a maturare in un certo tipo di settore piuttosto che in una situazione o in una relazione. Andiamo a vedere i Ching, cosa hanno da dirvi. È un periodo dove ci saranno delle cose da trasformare, vi dico, anche qui avete la luna, potrebbero esserci delle paure che vengono a galla dal passato, ma sono, innanzitutto la paura la crea la mente e la paura viene creata da un senso di, come vi posso dire, quando viene minacciata la nostra sopravvivenza. Se noi siamo in grado di badare, di approvvigionare noi stessi per la nostra sopravvivenza, automaticamente questa paura per la sopravvivenza svanisce perché siamo in grado di occuparci di noi stessi. Tutti questi sono temi che spiego molto in modo molto esteso,
nella sezione degli abbonamenti, quindi se volete approfondire vi consiglio, perlomeno se non volete abbonarvi, date un'occhiata ai titoli dei video, perché magari vi incuriosiscono, insomma. Andiamo a vedere Ching. Allora abbiamo la coesione, carta numero 7, e l'inganno, carta numero 33. Allora ragazzi, vado a vedere la spiegazione sul libro. Tenete presente che libro e carte sono stati acquistati in due momenti separati e di conseguenza la traduzione è diversa. Allora, la coesione nel libro viene tradotto come la malizia e il significato è: per trarre una unità organica ed efficiente da uno stato amorfo è necessaria un'impeccabile organizzazione, un'amministrazione razionale ed efficiente delle proprie forze. In altre parole, disciplina. Che la disciplina sia fatta di perseveranza è cosa ovvia. Solo insistendo si stabilisce un ordine perfetto. È opportuno, quindi, che vi sia un uomo forte, una personalità vigorosa che diriga, guidi e impegni le energie di ciascuno. Una specie di capo, insomma. Una volta poi che si sia ottenuto successo, non bisogna abbandonarsi alla superbia e alla sufficienza, né divenire ingiusti e intolleranti. La forza è accresciuta con l'accorta generosità. Le possibilità nascoste che sono in noi si alimentano con una saggia condotta di vita. Bellissimo ragazzi. Andiamo a vedere la carta numero 33, che qui viene tradotta come inganno, mentre nel libro viene tradotta come il ritirarsi. E la spiegazione è: la forza dell'avversario è tale che è necessario ritirarsi. Non c'è nulla di male, perché la nostra non è una fuga disperata in cui si abbandona tutto pur di potersi salvare. Semplicemente, esaminato il pro e il contro, si è ritenuto più conveniente non resistere contro le forze troppo superiori, e ritirandosi si conservano intatte le nostre forze. Anzi, cogliamo il momento giusto finché siamo nel pieno possesso di tutte le nostre possibilità. Lasciandocelo sfuggire per indecisione o esitazione, rischiamo di logorarci. Tutto sommato, la ritirata è un segno di intelligenza, perché non è da tutti saper capire quando le sorti sono sfavorevoli e rassegnarsi a cedere. Molti scambiano per viltà un atto di avvedutezza e per coraggio un atto di stoltezza, quale sarebbe la resistenza. Wow, ragazzi, sì, è il crollo dell'ego, è questa torre, è come il dire, ok, io non posso con tutto. Però vi dico, arriverà un momento di equilibrio, quindi qualsiasi sia la situazione che state affrontando, ragazzi, si tratta di ridimensionarvi un po', o ridimensionarci un po'. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per aumentare l'autostima 4, Aurora. Allora, questa carta vi invita a pronunciare questo mantra: sono rinnovato con lo scendere di ogni giorno. Ragazzi, sento molto importante per voi il primo e il secondo chakra. Non so perché mi sento di dirvi questa cosa, ma se avete anche lì disequilibri sul primo o secondo chakra, e per sapere quali sono potete andare a vedere nella playlist dei chakra, lì lo dico, i disequilibri associati ad ogni chakra. E potrebbero aiutarvi delle pietre, dei quarzi rossi, l'agata, la corniola, il diaspro rosso, il granato, pietre rosse comunque, il rubino.
Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento o con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, potete condividere il video o se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!